Ciao ragazzi! In questo tutorial impariamo a inserire e a gestire al meglio i grafici a linee ed i grafici ad area, analizzando alcune situazioni in cui tali tipi di grafico sono i più adatti a rappresentare i dati a nostra disposizione. Per quanto riguarda la gestione delle opzioni avanzate di formattazione, degli elementi caratteristici di un grafico, dei filtri grafico, nonché l'utilizzo di alcune tecniche veloci di duplicazione e modifica di un grafico, vi consiglio vivamente la visione del tutorial numero 24 di questa playlist, di cui vi riporto il link in descrizione. Iniziamo! I grafici a linee vengono utilizzati frequentemente per rappresentare dati continui anziché discreti e si adattano molto bene a rappresentare le serie temporali. La rappresentazione dei dati con un grafico a linee consente di individuare le linee di tendenza nel tempo e, come vedremo, permette di fare previsioni. In questo primo esempio abbiamo a disposizione i dati relativi alla popolazione dell'Unione Europea dal 1990 al 1999. Per rappresentarli graficamente possiamo selezionarli e operare come abbiamo già visto nel tutorial precedente, cioè possiamo cliccare sulla scheda Inserisci e nel gruppo Grafici selezionare un grafico a linee. Abbiamo a disposizione 6 tipi di grafico a linee 2D, 3 senza indicatori e 3 con gli indicatori, ed in aggiunta un grafico a linee 3D. Quando abbiamo dubbi sul tipo di grafico da inserire, possiamo anche cliccare sul pulsante Grafici consigliati. A questo punto Excel ci viene in aiuto e ci propone i tipi di grafico più adatti. Un terzo modo di procedere, che forse è quello più veloce, consiste nel premere la combinazione di tasti CTRL-Q da tastiera. In questo modo si attiva il pulsante Analisi rapida di Excel che ci permette di analizzare i dati utilizzando la formattazione condizionale, i grafici appunto, i grafici Sparkline, le tabelle e ci permette anche di elaborare i dati utilizzando le funzioni di Excel. Ora andiamo su Grafici ed inseriamo un grafico a linee. Ora che abbiamo visto queste due nuove tecniche di inserimento di un grafico, possiamo cancellare il nostro grafico con il tasto Canc ed utilizzare il grafico che ho già formattato in precedenza. Se non avete la voglia o il tempo di formattarlo come ho fatto io, potete scegliere sempre un layout rapido, facendo scorrere il cursore sulle anteprime e osservando quello che compare sul foglio di lavoro, e dopo averlo fatto, potete scegliere uno stile prefatto, come al solito osservando le anteprime, oppure cambiare i colori, scegliendo fra le varie opzioni che Excel ci propone. Per quanto riguarda il grafico che ho già creato in precedenza, vi faccio solo notare che io ho aggiunto una linea di tendenza ed ho poi cliccato su questa freccina, selezionando l'opzione Lineare. Clicchiamo ora 2 volte sul nostro grafico, facendo comparire qui a destra la solita wizard. Cliccando sulla linea di tendenza e poi su questo pulsante, possiamo notare che per quanto riguarda le linee di tendenza esistono varie opzioni. Per capire qual è l'opzione più adatta, possiamo visualizzare il valore di r quadrato sul grafico. R quadrato è il valore del coefficiente di determinazione, che nella regressione lineare è il quadrato del coefficiente di correlazione R. Il suo valore varia fra 0 e 1. Quando è 0, il modello utilizzato non spiega per nulla i dati, mentre quando è 1, il modello spiega perfettamente i dati a nostra disposizione. Nel nostro caso, il modello lineare funziona abbastanza bene poiché il valore di R quadro è molto vicino a 1. Però, osservando l'andamento di questi piccoli grafici stilizzati, ci accorgiamo che forse il modello logaritmico è più adatto a rappresentare i nostri dati. Proviamo. Come possiamo notare, il valore di R quadro è lo stesso, quindi utilizzare il modello lineare oppure il modello logaritmico è indifferente. Mentre scegliendo il modello esponenziale ci accorgiamo che il valore di R quadro è leggermente inferiore, quindi il modello è meno adatto. E la stessa cosa vale con la potenza, mentre il modello polinomiale di grado 2 è di gran lunga migliore. Infatti il valore di R quadro è molto vicino a 1. A questo punto, cliccando di nuovo sulla linea di tendenza, possiamo anche visualizzare l'equazione sul grafico.
in modo da ottenere così l'equazione della curva, che nel nostro caso è una parabola, poiché è di secondo grado, che approssima al meglio i nostri dati. A questo punto è possibile fare anche una previsione. Supponiamo ad esempio di voler sapere quanti abitanti ci saranno in Europa nel 2002, cioè 3 anni dopo il 1999. Impostiamo la previsione a 3 e clicchiamo su invio. Leggendo il grafico avremo così una stima del numero degli abitanti della popolazione europea nel 2002. Variando infine questo secondo parametro, potremmo anche capire quanti abitanti c'erano in Europa prima del 1990. Vi ricordo che per scegliere la linea di tendenza più adatta è sufficiente osservare la distribuzione dei dati e osservare questi piccoli grafici per capire quello che si adatta meglio ai nostri dati. Nella maggior parte dei casi, quando i dati hanno un andamento abbastanza oscillante, la linea di tendenza polinomiale si rivela la più adatta, poiché è possibile regolare anche qui il grado della funzione polinomiale, che può variare fra 2 e 6. Passiamo ora ad un secondo esempio. La tabella riporta i dati relativi alla popolazione mondiale fra il 1900 e il 2000. Io ho già inserito e formattato il grafico relativo alla popolazione e vi voglio mostrare come si sceglie la linea di tendenza più adatta. Clicchiamo una volta sul grafico e inseriamo la nostra linea di tendenza. Come opzione predefinita viene inserita una retta. Clicchiamo 2 volte su di essa, in modo da far comparire qui a destra la solita wizard. Mettiamo subito in evidenza il valore di r quadrato, che, come possiamo notare, non è molto elevato, infatti è molto vicino a 0,9. Clicchiamo di nuovo sulla linea di tendenza e osserviamo i grafici stilizzati qui a lato. Ci accorgiamo che una linea di tendenza esponenziale ha un andamento simile a quello della nostra distribuzione di dati. Selezioniamo dunque esponenziale e osserviamo il valore di r quadrato. È diventato 0,97, cioè è più elevato rispetto al precedente. Dunque una linea di tendenza di tipo esponenziale è preferibile. Proviamo con una potenza. Il valore è leggermente inferiore, quindi per il momento è ancora preferibile l'opzione esponenziale. Proviamo coi polinomi. Il valore è molto più elevato ed è prossimo ad 1, e se alziamo il grado cliccando su questi pulsantini, vediamo che il valore di r quadro si alza notevolmente e con una linea di tendenza di grado 5 oppure 6 otteniamo l'approssimazione migliore. Possiamo così visualizzare anche l'equazione sul grafico, che, essendo di sesto grado, è abbastanza complessa, ma ci permette di approssimare i nostri dati nel modo migliore. Tant'è vero che la linea di tendenza è perfettamente sovrapposta ai dati ed è difficile selezionarla. Per farlo dobbiamo andare su questo menu a tendina e selezionarla. A questo punto possiamo azzardare una previsione, inserendo un numero in questo campo. Vediamo ora un terzo esempio in cui impariamo a inserire anche le linee di proiezione. La tabella, già utilizzata nel tutorial sulla formattazione condizionale a barre di dati, riporta le temperature rilevate ad ogni ora in una località di montagna. Io ho già rappresentato i dati graficamente e l'andamento della temperatura è quello della linea in nero. Poi ho utilizzato una linea di tendenza di tipo polinomiale di grado 5, che come si può notare ha un valore di R4 molto elevato e quindi approssima benissimo i nostri dati. Vi faccio notare che siccome la temperatura ha un andamento regolare nel tempo, quando ho rappresentato i dati graficamente ho utilizzato una linea smussata, mettendo la spunta nell'apposita casella di formattazione qui nella scheda riempimento e linea. Osservando il grafico si può notare che è difficile capire ad ogni ora la temperatura corrispondente. In questo caso ci vengono in aiuto le linee di proiezione. Per impostarle non possiamo andare qui come al solito, ma dobbiamo selezionare la scheda struttura grafico e qui in aggiungi elemento grafico dobbiamo andare su linee e linee di proiezione.
A questo punto sono comparse delle linee grigie verticali che ci permettono di leggere meglio i nostri dati. Le linee sono formattabili come tutto il resto degli elementi del grafico. Analizziamo ora, mediante alcuni esempi, alcune situazioni in cui è preferibile utilizzare un grafico a linee ed altre situazioni in cui è invece consigliabile utilizzare un grafico ad area. Abbiamo a disposizione la tabella delle vendite aziendali, suddivise per trimestre, effettuate in 3 regioni del nord Italia. Vogliamo capire quando conviene utilizzare un grafico a linee e quando è più opportuno utilizzare un grafico ad area. Iniziamo ad inserire 3 grafici a linee, il primo standard, il secondo in pila ed il terzo in pila 100%. Per una miglior lettura ho inserito anche le linee di proiezione. Come si può notare, il primo grafico è perfetto e permette di mettere a confronto le vendite trimestrali nelle 3 regioni. Se dovessimo inserire al suo posto un grafico ad area standard, cliccando sul pulsante Cambia tipo di grafico, il grafico risulterebbe poco leggibile, poiché i dati di una serie potrebbero essere nascosti da quelli di altre serie. Pertanto, se vogliamo confrontare le vendite trimestrali fra una regione e l'altra, un grafico a linee è la scelta migliore. Nel secondo caso, invece, la lettura del grafico a linee in pila potrebbe indurci in errore. Osservandolo, sembrerebbe addirittura che le vendite nel Veneto siano molto più elevate di quelle nelle altre regioni. In questo caso, quando si vuole tracciare la variazione dei dati nel tempo focalizzando l'attenzione sul valore totale di una tendenza, un grafico ad area in pila si rivela la scelta migliore, poiché, mostrando la somma dei valori tracciati, mostra la relazione fra le parti e il totale. Anche nel terzo caso, un grafico a linee in pila 100% potrebbe essere mal interpretato. L'opzione preferibile si rivela ancora la scelta di un grafico ad area in pila 100%, che mostra la tendenza della percentuale di contributo di ogni valore nel tempo sul totale. Quindi, riassumendo, quando vogliamo fare un confronto diretto fra alcune grandezze nel tempo, è preferibile un grafico a linee, mentre quando vogliamo osservare il contributo di ogni serie nel tempo sul totale, è consigliabile utilizzare un grafico ad area. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video parleremo di grafici a torta e di grafici ad anello. Vi aspetto! Ciao!